Hai mai avuto la sensazione di parlare e che nessuno ti stia davvero ascoltando? Magari hai esperienza, risultati concreti, competenze costruite sul campo, eppure ti sembra che gli altri, colleghi, clienti, collaboratori, non ti diano l'attenzione che meriti. Magari vedi persone con la metà della tua preparazione fare molto più rumore, essere seguite, ascoltate, credute, anche quando dicono cose banali. E ti chiedi cosa sto sbagliando? Ecco, in questo video parliamo proprio di questo. Ti spiego perché chi ha più esperienza viene spesso ignorato nella comunicazione e come cambiare questo schema in modo efficace e coerente con la tua personalità. Io sono Alessandro Ferrari, sono nel mondo della comunicazione e delle vendite da oltre 40 anni. Ho iniziato a 16 anni vendendo assicurazioni porta a porta per mantenermi gli studi. Da quasi 20 anni affianco imprenditori, manager, professionisti, aiutandoli a comunicare con autorevolezza e ottenere risultati reali. E ti dico la verità, ho visto tantissime persone preparate, brillanti, competenti, che non riescono a farsi ascoltare. Non perché dicono cose sbagliate, ma perché non sanno come dirle nel modo giusto. Se hai più di 40 anni, probabilmente vieni da una scuola di comunicazione dove dimostrare significava spiegare. Essere competenti significava parlare tanto, motivare, argomentare. Ma oggi funziona in modo diverso. Le persone hanno poca attenzione. Sono abituate a messaggi brevi, diretti, semplificati. Questo non vuol dire che devi diventare superficiale, ovviamente. Vuol dire che devi imparare a trasformare la tua esperienza in messaggi chiari, sintetici e soprattutto ad alto impatto. E soprattutto devi cambiare il modo in cui entri in relazione con chi hai davanti. Quindi, primo consiglio, sintetizza senza banalizzare. Quando hai molta esperienza, la tentazione è spiegare tutto nei dettagli, capita anche a me, raccontare il contesto, il processo, il perché, il per come, ma oggi, se non arrivi al punto entro 10-15 secondi, ti perdi il tuo interlocutore. Non è disattenzione, è solo la realtà in cui viviamo. Troppe informazioni, poco tempo. Allenati a dire una cosa per volta, un messaggio chiaro, asciutto, che colpisce. Ad esempio, invece di dire io credo che in questo progetto serva una visione integrata perché ho notato nelle precedenti esperienze che le aziende che non lo fanno vanno incontro a problemi strutturali, di se non lavoriamo su una visione integrata, tra 6 mesi questo progetto si blocca. Chiaro, diretto, e lo capiscono tutti. Secondo consiglio, non aspettare di essere invitato a parlare, ma prenditi lo spazio. Le persone che hanno esperienza spesso sono abituate a rispettare i loro turni, a essere discreti, ma oggi chi si espone di più spesso viene percepito come più sicuro. Ovviamente non sto dicendo di parlare sopra gli altri o di imporsi, sto dicendo semplicemente di iniziare una conversazione con una direzione chiara. Invece di aspettare che ti dicano cosa ne pensi, entra magari dicendo da quello che ho visto in contesti simili, quello che può fare la differenza è questo. Ti metti in posizione di guida e le persone iniziano a percepirti come un punto di riferimento, non come qualcuno che interviene alla fine. È un piccolo cambiamento di postura comunicativa, ma ha un impatto enorme sulla percezione. Terzo ed ultimo consiglio. Parla della tua esperienza con esempi concreti. La credibilità oggi non si costruisce solo con i titoli o con gli anni di lavoro. Si costruisce soprattutto mostrando cosa hai fatto, cosa hai ottenuto, quali problemi hai risolto. Non serve vantarsi, ovviamente, serve raccontare in modo semplice e mirato quello che hai già fatto e che può avere valore anche per chi ti ascolta oggi. Ad esempio, in una situazione simile ho aiutato un team a raddoppiare i risultati in 3 mesi, solo cambiando il modo in cui comunicavano tra loro. Punto. Non stai vendendo, stai facendo parlare la tua esperienza. Questo ti posiziona, ti distingue, ti rende memorabile. Quindi, riassumendo, se hai esperienza e nessuno ti ascolta, il problema non è la tua competenza, il problema è che non ti stai facendo ascoltare nel modo giusto. Devi sintetizzare, devi guidare la conversazione, devi mostrare i tuoi risultati e soprattutto devi imparare a comunicare in modo strategico, non manipolativo, strategico. E se senti che è arrivato il momento di cambiare marcia, se vuoi finalmente imparare come farti ascoltare, capire, seguire, allora ti invito a fare un passo in più. Se hai trovato utile questo video, innanzitutto metti un like. Per te è un gesto semplice, ma per me è un segnale importante. Iscriviti al canale e attiva magari la campanella per ricevere tutti i nuovi contenuti su comunicazione, leadership e strategie di crescita personale e professionale. E se vuoi davvero trasformare il modo in cui vieni percepito,
Trovi il link in descrizione per scoprire il percorso di mentoring sulla comunicazione strategica. È un percorso concreto, pensato proprio per chi ha esperienza, ma vuole finalmente farsi ascoltare. Per il momento ci fermiamo qui e noi ci vediamo al prossimo video.